Ciao a tutti, bentornati su Wikos e bentornati nella mia rubrica My Book List, la rubrica dove vi consiglio libri da leggere che mi sono piaciuti o che ho trovato interessanti. Oggi vi parlo di un libro che ricorda tantissimo Pet Sematary di Stephen King, quindi per tutti gli amanti di Stephen King sicuramente troverete questo libro molto interessante. Di questo libro purtroppo non ho la versione cartacea perché me lo sono comprata in ebook, però si tratta di Chi ha rubato Annie Thorne di C.J. Tudor. Come vi dicevo, il libro ricorda particolarmente Stephen King, tant'è che lo stesso King consiglia di leggere questo libro, quindi potevo io esimermi dal leggerlo dopo che King ha detto di leggerlo? Ovviamente no, quindi eccomi qui che vi porto la recensione. Allora, il libro si divide su due piani, quindi troviamo un piano che si svolge nel passato del protagonista, quando era un quindicenne, e troviamo poi il piano che si svolge nel presente e seguiamo il protagonista che è ormai adulto. Ci troviamo ad Arnhill, una cittadina inglese che ha una miniera. Nel 1992 un gruppo di 5 ragazzini trova l'entrata di queste miniere e decide di andare a vedere che cosa c'è dentro. Tra cui troviamo Hurst, il capo del gruppo che prende la decisione di andare a esplorare queste miniere, Mary, la sua ragazza, Joe, che sarà poi il nostro protagonista, Chris, che è il ragazzino che ha trovato l'entrata delle miniere, e Fletch, che è un bulletto molto violento. I 5 decidono di scendere nella miniera. Man mano che vanno in fondo si accorgono che c'è qualcosa che non va. Infatti le pareti di questa miniera sono ricoperte di ossa umane. Verrà poi fuori che queste ossa e questo strano posto si tratta di un cimitero dove un tempo seppellivano i bambini. Si trovano quindi insieme in questo ossario, ma non sono soli perché sono stati seguiti a loro insaputa da Annie, la sorellina di 8 anni di Joe. A seguirli all'interno della miniera però non è stata solamente Annie, infatti presto una minaccia, un'ombra si scaglia su di loro vomitando scarafaggi dai teschi che si trovano intorno a loro e circondandoli di ombre. Naturalmente i 5 ragazzi si spaventano, si crea uno stato di allarme e di shock, i ragazzini tentano di scappare dalla miniera, ma così facendo qualcuno colpisce mortalmente Annie, la sorellina di Joe, che cade a terra morta. Joe e tutti gli altri però riescono ad uscire dalla miniera. 2 giorni dopo però succede un fatto molto strano, infatti Annie si ripresenta a casa. Ci ritroviamo poi nel presente. Joe ormai è cresciuto, ma sembra non aver mai dimenticato la notte in cui la sorellina è morta e il giorno in cui poi la sorellina è tornata, non essendo più la bambina che ricordava. Joe non ha mai superato quel trauma, infatti è un antieroe, un uomo che gioca d'azzardo, un uomo molto complesso ma anche dotato di un grande senso dell'umorismo e di cinismo che insomma lancia sempre qualche battuta che spezza la suspense e la tensione del romanzo. Lui si era ripromesso di non tornare mai più nella cittadina, ma un giorno riceve una mail che gli dice: so che cos'è successo a tua sorella. Una volta tornato nella cittadina scopre che degli strani omicidi la stanno sconvolgendo e capisce che qualsiasi cosa sia successa a sua sorella sta succedendo di nuovo. Chi ha rubato Annie Thorne è un thriller con delle tinte horror e paranormale. Generalmente quando si tratta di libri di questo genere, quindi thriller che hanno anche degli elementi soprannaturali, mantenere un limite e un equilibrio tra le due parti può essere molto difficile. Questo libro ci riesce abbastanza, seppur verso il finale la scrittrice sembra perdere un attimino le redini del racconto e andare un po' troppo frettolosamente. In realtà riuscirà poi a riprendere il controllo della narrazione e a chiudere in modo abbastanza dignitoso il libro. Da segnalare, mi è piaciuto particolarmente l'epilogo, che secondo me lascia quell'apertura come se la storia effettivamente non fosse mai veramente finita. La cosa che più mi è piaciuta di questo romanzo, a parte alcune delle somiglianze con il romanzo di Stephen King, sono le parti sovrannaturali. Mi è piaciuto particolarmente il personaggio di Annie, che per certi versi mi ha ricordato molto la bambina del film dell'Esorcista, e anche alcuni piccoli dettagli un po' splatter, un po' horror che si trovano tra le pagine del libro. Il libro resta comunque un buon thriller, seppur gli elementi paranormali siano una buona parte, rimangono comunque di secondo piano, per cui anche se siete amanti dei thriller ma non tanto del genere horror, potete tranquillamente leggere anche questo libro. Fatemi sapere se questo libro vi è piaciuto, fatemi sapere se lo conoscevate, se anche voi avete trovato tantissime somiglianze con il romanzo di Stephen King, fatemi sapere anche se avete letto Pet Sematary, perché no. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video, ciao!